Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. È stato pubblicato Open Bar relativo a Fiorentina-Inter, quindi andremo a vedere anche quelli che sono stati i dialoghi a proposito del Mani di Pongracic, quello che è stato invece il giudizio dei vertici arbitrali sulla decisione appunto dell'arbitro in campo e del VAR, e torneremo sulle parole di Marotta di ieri, ecco, andando a commentare quella che è stata l'uscita del nostro presidente. Iniziamo innanzitutto dall'episodio, ovviamente episodio che è stato visto e rivisto in questi giorni, il Mani di Pongracic che appunto è stato giudicato non punibile. Partiamo da quello che è stato il dialogo tra arbitro e VAR. L'arbitro dice no, rimbalza, è attaccato, no. La mano non è proprio attaccata al corpo. Poi si può valutare la punibilità o meno, siamo tutti d'accordo, ma proviamo ad ingrandire anche un po' l'immagine. La mano non è affatto attaccata al corpo. Proseguiamo col dialogo. Cosa dice il VAR? Fammi vedere subito il punto di contatto. Sì, lui fa per toglierla. Sono d'accordo, Fabio, sono d'accordo con te. Vediamo la velocità normale. Per me non è rigore, è un pallone inaspettato. La palla schizza, la dinamica mi diceva no rigore. Vediamo la dinamica, vedi che fa per toglierlo. Da dinamica no, non è rigore. Comunque è molto vicino al corpo. Check completato. E come l'hai visto tu, Andrea? Bravo. Ok, grazie. Il braccio è morbido, è molto vicino al corpo. Il pallone poi schizza una volta che ha toccato il terreno e lui fa per toglierlo. Sono d'accordo con te. Adesso, pallone inaspettato, chiaramente vanno valutate diverse situazioni. Partiamo però da quello che ha detto Tonolini, il componente della Canna, appunto, che era alla trasmissione Open Bar. Certo, a Open Bar abbiamo visto che i vertici arbitrali vanno a giustificare episodi ben peggiori, figuriamoci se non avrebbero liquidato molto facilmente questa situazione. Tonolini dice: il contatto del pallone con la mano o il braccio di Pongracic avviene in una posizione assolutamente naturale e congrua, e quindi una situazione di non punibilità, lettura corretta già dal campo da parte dell'arbitro Colombo, che è in ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Aggiunge poi: il pallone rimbalza davanti a Pongracic, che prova a giocarlo con il tacco, non fa differenza la posizione di Thuram. Le valutazioni sulla punibilità di falli di mano prescindono da quello che sarebbe stato il risultato dell'azione successiva. Nulla cambia quindi rispetto al fatto che alle spalle di Pongracic ci fosse un avversario. Prendiamo il regolamento che dice appunto sul secondo dei due punti, sull'infrazione, è un'infrazione se un calciatore tocca il pallone con le proprie mani e braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore sta aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani e braccia non è conseguenza del movimento del corpo. Avendo le mani e braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere punito. Ora prendiamo nuovamente le immagini e andiamo a fare delle valutazioni. Questo è il momento del tocco di Pongracic, successivamente effettivamente cerca di chiudere il braccio. Il tocco di Pongracic è con un braccio che può essere considerato in posizione congrua al movimento del corpo. Su questo, ecco, ci sono pochi dubbi. Il fatto che sia però improvviso, come viene detto dal dialogo, è un pallone inaspettato, naturalmente si può valutare la situazione, perché il cross non avviene proprio a mezzo metro e anche il pallone che viene lisciato da Pia Esposito e dall'altro difensore della Fiorentina non è vicinissimo a Pongracic. Insomma, decisione corretta? È una decisione che lascia spazio a molti dubbi. Nel senso che può essere valida ciò che la decisione dell'arbitro, può essere anche condivisibile ciò che dice il responsabile della classe arbitrale, perché effettivamente il regolamento non valuta ciò che avviene nel caso in cui il pallone non avesse toccato la mano, però questo poi valeva anche nel caso di Ricci, quando ci hanno detto che tanto il pallone sarebbe finito sul fianco. E la posizione del braccio sembra congrua. Quello su cui c'è da valutare è che il pallone non parte da vicinissimo. Però insomma è stato un episodio che ha diviso molto anche ex arbitri. Per esempio Cesari diceva che era calcio di rigore, per Calvarese no, per Bergonzi era calcio di rigore. Il moviolista della Gazzetta dello Sport ha giudicato corretta la decisione arbitrale. Chiaramente è uno di quegli episodi che tende a dividere molto. Ora, al di là del fatto che l'episodio, la scelta arbitrale fosse corretta o meno, mi preme sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che nel dialogo che leggiamo nella sala VAR, chi era il varista?
era Maresca, lo stesso arbitro, uno dei due arbitri insieme a Guida, che aveva scelto di non arbitrare il Napoli perché aveva paura per l'incolumità sua e della sua famiglia. Ora, un arbitro che sceglie di non arbitrare il Napoli è un arbitro che può stare al VAR in una partita della diretta concorrente del Napoli e quindi sarà lucido nelle decisioni, non sarà influenzato dal timore che poi possano esserci dei pericoli per sé e per la sua famiglia nel caso in cui dovesse favorire l'Inter. Al di là della decisione, è già il concetto che è sbagliato. Un arbitro che non vuole arbitrare il Napoli non lo manderò né in campo né al VAR della partita di una diretta concorrente. In realtà io non lo lascerei neanche in Serie A, lo declasserei in Serie B, però quello è un altro discorso. L'altro punto che vado a sottolineare è che in questo caso stiamo valutando, ecco, ciò che dice il regolamento, l'episodio, e quindi magari c'è la valutazione che il pallone non partiva da vicinissimo, il braccio però è congruo, la posizione del braccio è congrua al movimento del corpo, è comunque un episodio quantomeno dubbio, e nel dubbio è stata presa la decisione a sfavore dell'Inter. Adesso non restiamo soltanto sull'episodio di Pongracic, allarghiamo il campo alle ultime 3 partite. Tra Milan, Atalanta e Fiorentina c'è stato il Mani di Ricci, il gol dell'Atalanta con la mano di Suleiman appoggiata su Dumfries. Adesso, al di là poi che per qualcuno può essere fallo, per qualcuno no, è quantomeno un episodio dubbio. Il calcio di rigore, il contatto fra Tesi e Scalvini, il contatto sulla stessa azione tra Ederson e Dumfries e il Mani di Pongracic. 5 episodi nelle ultime 3 partite, episodi quantomeno dubbi, con le decisioni finali che sono state sempre contro l'Inter. Ecco, già è singolare che su 5 episodi dubbi, alcuni anche eclatanti come Frattesi e Scalvini, la decisione è stata sempre contro l'Inter. E questo va ricordato a tutti quelli che parlavano o quelli che parleranno della Marotta League, perché sappiamo al primo episodio dubbio in cui la decisione sarà a favore dell'Inter tornerà il motivetto della Marotta League. Ecco, strana questa Marotta League se nelle ultime 3 partite ci sono 5 episodi e la decisione finale è stata sempre contro l'Inter. Ora, al di là dell'episodio Pongracic, che come detto è molto divisivo, non era certo uno scandalo concedere il calcio di rigore, e secondo me non è stato uno scandalo neanche non concederlo. Poi possiamo ragionare sul regolamento, perché dove va a finire il pallone senza il Mani deve essere un qualcosa da prendere in esame, però il regolamento attuale non prevede questo e quindi chiaramente bisogna attenersi a quello. Però, ribadisco, è una situazione alquanto anomala. Ieri sulla situazione arbitrale ha parlato anche Marotta e leggiamo le parole. Io credo che nel corso del campionato, ha affermato il nostro presidente, ci sono sempre lamentele da parte di tutte le società. Non sono qui per lamentarmi o dare valutazioni. Le fate voi e io mi adeguo. In realtà lui ha anche affermato che per tanti ex arbitri il Mani di Pongracic era rigore. Però a fine anno, secondo me, grosso modo, favori e torti si equivalgono. Non voglio nascondermi dietro a queste cose, non deve diventare un alibi. Poi dice, naturalmente i nostri giocatori devono affrontare le difficoltà sapendo che dietro l'angolo ci può essere un errore arbitrale, dobbiamo essere più forti di questi errori. Qualcuno è rimasto un po' deluso dalle parole di Marotta, perché chiaramente si aspettavano magari un'uscita un po' più forte, delle parole più pesanti. Occhio però, perché secondo me le parole di Marotta possono essere interpretate sotto 2 punti di vista. Il primo è che lui non abbia fatto un'uscita eclatante, ma ha lanciato comunque una frecciata agli arbitri, perché dice: aspetto che a fine campionato torti e favori si equivalgano. In questo momento l'Inter è chiaramente in debito per quanto riguarda le decisioni arbitrali, perché praticamente c'è stato soltanto l'episodio Bastoni Calulu a favore dell'Inter, poi ne troviamo almeno 4 episodi contro l'Inter. Quindi anche andando indietro, il famoso rigore di Di Lorenzo, Pio Esposito in Inter Fiorentina, quindi chiaramente ci sono degli episodi contro l'Inter. In questo modo Marotta ha lasciato intendere non che gli arbitri debbano favorire l'Inter, ma che quantomeno nelle prossime valutazioni dubbie si faccia un po' più di attenzione e ci aspettiamo magari che su dove c'è il dubbio arbitrale, almeno qualche volta, almeno 1 su 5, che è comunque una percentuale bassa, la decisione vada a favore dell'Inter e quindi in quel senso poi si vadano ad equilibrare torti e favori arbitrali. Le parole di Marotta possono essere interpretate anche da un altro punto di vista. Chiaramente è un momento delicato per l'ambiente Inter. C'è il rischio di una beffa
e chiaramente dopo il finale della scorsa stagione è chiaro che dal punto di vista mentale il timore di avere un'altra grossa delusione può esserci. Marotta ha fatto in modo di non creare alibi in primis e quindi far sì che i calciatori, lo staff tecnico lavori su ciò che può migliorare, perché chiaramente c'è qualcosa da migliorare, non è stata un'Inter brillantissima in queste ultime partite, e soprattutto instaurare l'idea che ci possa essere un complotto, che chiaramente qualcuno può avere, è anche giustificata. Io, sapete, non sono per il complottismo, ma insomma, se qualcuno di voi pensa che possa esserci un complotto, capisco pienamente, è giustificata l'idea da quello che stiamo vedendo, però instaurare questa idea nel gruppo squadra può andare a togliere energie mentali, perché magari va ad innervosire un po' l'ambiente, la squadra scende in campo con un certo nervosismo, poi magari al primo dubbio, alla prima polemica in campo, anche se la decisione arbitrale è corretta, naturalmente il nervosismo rischia di togliere energie preziosissime, un po' quello che è accaduto a Napoli, quando dopo il rigore concesso a Di Lorenzo l'Inter, soprattutto nel secondo tempo, scende in campo in maniera nervosa e poi gioca un pessimo secondo tempo perdendo la partita. Ecco, può essere anche che le parole di Marotta siano state per non fomentare gli animi dell'ambiente e quindi non essere un po' controproducenti per l'Inter stessa. Chiudiamo anche con un ultimo appunto sulla nazionale. Giovedì dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Bastoni, Di Marco e Barella, quindi con Bastoni pienamente recuperato dopo la contusione del derby. Poi su Italia-Irlanda del Nord ne parleremo domani sera, vi ricordo live alle ore 21:30. E anche domani sera ci saranno ospiti d'eccezione come il giornalista di Sky Sport e di Radio TV Serie A Nicolò Ramella e l'ex calciatore e allenatore Massimo Rastelli. Quindi ovviamente non mancate, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, cosa ne pensate sia di Open Bar, sia delle parole di Marotta, sia degli ultimi episodi, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.